Ciao a tutti, siamo qui con un ospite d'eccellenza, il professor Biagio Daniello, direttore del corso di etologia canina che svolge ricerche nell'ambito della cognizione dei cani, nonché collaboratore con RAI Scuola, professore di zoologia presso l'Università Federico II di Napoli. Ciao Biagio. Ciao. Biagio, tu qualche anno fa hai dato un po' il via a questa serie di studi, facendo una ricerca appunto sul modo di comunicare dei cani con noi e su una sorta di gerarchia tra i vari canali comunicativi che il cane predilige, giusto? Sì, intanto volevo salutare tutti, sono molto contento di essere qui con Vincenzo, anche perché Vincenzo è stato uno dei miei allievi, tra i migliori, quindi Eh, lo ringrazio per avermi invitato. Quindi detto questo, noi siamo un laboratorio che studia la comunicazione del cane a diversi livelli, sia dal punto di vista visivo, acustico, e recentemente stiamo studiando anche la comunicazione olfattiva. Gli studi che noi abbiamo compiuto erano volti un poco a cercare di capire quale fosse il canale privilegiato del cane. Vabbè, tutti quanti noi sappiamo che i cani sono diciamo, più propensi a seguire i gesti che le parole, però imparano le parole. E allora la questione che ci siamo chiesti noi, quando si trovano davanti ad un gesto e a una parola che è contrastante, è qualcosa che può accadere molto spesso nei campi, che qualcuno dice qualcosa e intanto un altro sta certo. facendo un altro gesto, quindi i cani si trovano sempre a risolvere dei contrasti che gli arrivano dal segnale, dal canale uditivo e dal canale visivo. E allora ci siamo chiesti che cosa fanno i cani a questo punto, quando conoscono bene la parola e conoscono bene anche il gesto. Quindi abbiamo strutturato un protocollo specifico in cui abbiamo insegnato ai cani a rispondere solamente al gesto, ad un'azione, oppure solamente alle parole. E poi abbiamo usato gesto e parole insieme e poi abbiamo messo i contrastanti, nel senso che gli si chiedeva di fare qualcosa mentre il gesto chiedeva di fare una cosa che era opposta al gesto. I Sì. risultati della ricerca hanno dimostrato che nella maggioranza dei cani il gesto era sicuramente il punto di riferimento più importante. Ecco, sì, si può un po' dire che il gesto è un po' la lingua, no, principale del cane, invece la comunicazione verbale è una sorta di dialetto, no? Un linguaggio un po' più confidenziale che il cane magari predilige usare con i proprietari. Sì, questo è banale per quanto riguarda la conoscenza del cane in generale, ma non era così banale nella letteratura scientifica, perché l'unico dato scientifico che c'era in precedenza aveva dimostrato che i cani, quando gli si dava un comando contrastante, cioè sostanzialmente gli si indicava di andare a prendere un oggetto e si pronunciava il nome di un oggetto adiacente, i cani sceglievano l'oggetto pronunciato piuttosto che quello indicato. Solo che questi erano due cani che erano stati addestrati in maniera intensa a rispondere alle parole, cioè erano cani che erano in grado di andare in una stanza diversa a prendere un oggetto su 6-7 oggetti solamente sulla parola. E avevano seguito questo addestramento per un tempo molto lungo e di solito a questi cani non gli si facevano dei gesti. Quindi quando i cani quindi sono sbilanciati sulle parole, poi alla fine la parola finisce per prendere il sopravvento. Quindi comunemente noi non facciamo questi tipi di addestramento, o almeno non li facciamo con frequenza sui cani, sulle parole. Di conseguenza normalmente accade quando i cani danno uguale peso alla parola e al gesto, come abbiamo controllato noi nel nostro esperimento, il gesto sicuramente risulta essere più importante per il cane. Più importante. Questo è possibile, sembra una banalità, però la comunicazione dei cani è costituita un po' con le stesse regole di sintassi, molto molto simili alle nostre, giusto? Sì, sì, i cani ovviamente hanno una semanticità, no? Cioè comunicano un significato, nel Sì. senso che si trovano davanti a una difficoltà, si girano verso di te, probabilmente ti stanno chiedendo aiuto.
quindi in questo caso lo fanno attraverso una comunicazione visiva, ma possono fare un abbaio per esempio, quindi usare anche la comunicazione verbale e quindi ha un significato, quindi la semanticità c'è. Le regole del linguaggio umano prevedono anche meccanismi di dislocazione, nel senso che noi possiamo comunicare su fatti ed eventi che non sono contemporanei o non sono nello stesso luogo. Parliamo in questo caso di dislocazione spaziale, ad esempio quando io dico Vincenzo vive in Nord Italia, ecco questa è una tipica comunicazione, dislocazione spaziale. Dislocazione temporale invece, domani vado a trovare Vincenzo. Beh, adesso non si può andare perché siamo in lockdown, ma sicuramente prima o poi Venite verrò. tutti, quando è possibile venite tutti. Nel cane c'è qualche forma di dislocazione spaziale sicuramente, perché se lui prende il guinzaglio e te lo porta, immagina probabilmente di stare in un altro luogo. Ecco. Uh, quindi la dislocazione relativa al tempo pare che non ci sia nel cane, no? No, se io dico al cane domani usciamo, probabilmente in quel momento lui si agita perché estrapola la parola usciamo dal contesto, però pensa che accada in quel momento. Allora, una mia curiosità, secondo te domani usciamo, il cane non è in grado di capire il domani o potrebbe, però il domani non è nel vocabolario, diciamo, del cane? Il cane è in grado di programmare delle azioni? Beh, il cane, così come altri animali, fanno provviste, nascondono degli oggetti. Questo, diciamo, potrebbe essere entro certi limiti una programmazione per il futuro, però non è legata al linguaggio questo. Quindi il cane ha questa, diciamo, programmazione per il futuro, però se noi gli diciamo domani vai a prendere l'osso che hai nascosto, ovviamente il cane non lo recepisce questo messaggio, andrà a prendere l'osso nel momento in cui ci sarà lo stimolo della fame. Ecco. Quindi diciamo il principio di costituire delle riserve riguarda solo dei momenti di necessità, no? Esatto, cioè quando c'è lo stimolo della fame il cane sa dove reperire il cibo se non riesce ad ottenerlo sul momento. Tra le varie specie addomesticate, il cane è l'unico che abbia queste competenze, queste capacità di mettersi in relazione in maniera così chiara con noi. Ad esempio, penso ai cavalli, no? O altre specie animali addomesticate. C'è innanzitutto una differenza tra specie addomesticata e specie Ok, domesticata. Le specie addomesticate sono, diciamo, quelle ammansite, no? sì, Ad esempio le tigri del domatore, anche gli elefanti non sono domesticati. La domesticazione invece prevede un cambiamento genetico che più lungo. coinvolge un gran numero di individui, non il singolo individuo, Certo. di modo che questi animali nascano già predisposti per collaborare in qualche maniera con l'uomo o vivere a stretto contatto con l'uomo senza eccessive risposte stressanti o aggressive. Ecco, il cane ovviamente è stato uno degli animali domesticati per prima, si sta Certo. ancora studiando come sia avvenuta questa domesticazione. Se durante il percorso di domesticazione, per esempio, è importante capire se durante il percorso di domesticazione il cane abbia già nel suo corredo genetico la capacità di rispondere ai nostri segnali comunicativi e di inviare segnali comunicativi, oppure deve apprenderlo. Ecco, diversi studi stanno cercando di capire quanto c'è di genetico nel cane e quanto invece c'è di appreso. Questo è molto importante, specialmente quando uno vuole mettere in atto una strategia di comunicazione, per esempio in ambito istruttivo, addestrativo, che sia quanto più naturale possibile. Quindi capire quanto c'è dentro al cane e quanto bisogna metterci all'interno per comunicare bene con il cane, secondo noi è molto importante. Gli studi stanno ancora lavorando per cercare di capire quale sia il relativo peso della genetica e dell'ontogenetica, cioè quello che Certo. interviene. Detto questo, rispondo alla domanda. Gli altri animali anche dimostrano di avere delle buone capacità di comunicative con l'uomo. Noi abbiamo fatto dei test recentemente anche nelle caprette e per esempio abbiamo dimostrato che le caprette di betane che non socializzano con l'uomo hanno minori tendenze a comunicare con l'uomo quando si trovano di fronte ad un problema. Ecco, noi abbiamo fatto proprio un test che si chiama l'Impossible Task.
Il test è impossibile. Il soggetto per 2 o 3 volte interagisce con un sistema e ricava cibo molto facilmente, la quarta volta gli si blocca l'apparato, per cui il cibo è visibile, non può più prenderlo e allora deve scegliere, ha 2 strategie a disposizione: provare una strategia alternativa, cercare di aprire l'apparato, o rivolgersi alle persone che sono vicine. Ecco, le caprette più socializzate, esattamente come i cani socializzati, dopo poco tempo guardavano le persone e cercavano di farsi aiutare. I cani di canile, per esempio, che abbiamo studiato noi, nati in canile e vissuti in canile, hanno una scarsa tendenza a comunicare con le persone, diciamo non sono abituati. Infatti, questo anche per il cosiddetto principio della potatura sinaptica, cioè nel senso in quei contesti stressanti, poveri di stimoli o monotoni, andiamo incontro a un depotenziamento, no, cognitivo, perché anche la comunicazione rientra nell'epigenetica. Se nasce in un certo momento della vita, viene consolidata, viene rinforzata, abbiamo una comunicazione florida, varia, altrimenti... Questo è vero, è importante specialmente nei cani di canile l'arricchimento ambientale, no? Cercare di Sì. dare quanti più stimoli possibili, sia relativi all'ambiente fisico, cioè il problem solving, sia relativo all'ambiente sociale, per aumentare le capacità interattive degli animali, però c'è anche l'abitudine a comunicare con gli uomini. Noi abbiamo fatto altri studi, ad esempio, proprio quelli relativi a seguire il nostro gesto di puntamento, e abbiamo visto per esempio che i cani di famiglia rispondono perfettamente al gesto di puntamento, cioè noi gli indichiamo un punto e i cani vanno in quel punto. I cani di canile no, ma si muovono comunque, non è che mostrano più stress, si muovono ma non seguono il nostro gesto, vengono verso di noi, cioè non lo capiscono, perché non l'hanno imparato. Ecco, i cani devono Ma andare a scuola. diciamo è una forma di comunicazione non funzionale, no? Non l'ho mai provata, non mi è mai servita, probabilmente non mi serve e quindi non c'è, sostanzialmente. Su questo avevo letto anche che era in dubbio se questa capacità o meno di comunicare sia dovuta a un aspetto del canile o un aspetto che riguarda l'individuo. Naturalmente il temperamento del soggetto, la razza, l'età, Mm, sono tutte delle variabili importanti che possono incidere sulle risposte del cane. Diversi studi stanno proprio cercando di capire l'effetto di queste variabili, come possano condizionare la comunicazione del cane, ma siamo insomma ancora all'inizio. Dicevi che ci sono altri aspetti nella comunicazione. Ovviamente il cane comunica con tutti i suoi canali sensoriali, no? Tra quelli più famoso è l'olfatto, perché tu e la tua equipe siete stati autori anche di diversi studi che riguardano questo. Beh, sappiamo tutti che questo è il nostro limite Beh, principale, perché purtroppo sappiamo che il canale comunicativo principale per i cani è il canale olfattivo, ma noi siamo solo in grado di comunicare con loro con i gesti e le parole, e loro nella loro grandissima capacità adattativa si adattano a comunicare con questo stupido che non sa far altro che parlare e farci dei gesti. Però prendono i nostri segnali chimici e riescono ad interpretare le nostre emozioni anche se noi non ce ne rendiamo conto, perché quando noi siamo stimolati verso una determinata emozione, ad esempio la paura, la felicità, il disgusto, noi produciamo delle molecole che sono selettive, specifiche dell'emozione che noi stiamo provando. certo. Queste molecole è stato dimostrato che possono avere anche un effetto su altri uomini, cioè noi siamo in grado di sentire I queste feromoni, no? molecole odorose, però non ne siamo consapevoli, cioè non sappiamo che cosa sta succedendo, però se sentiamo la molecola della paura si contrae per esempio il corrugatore frontale, Sì. si aprono gli occhi, aumenta la vigilanza, però se ci chiedono cosa stiamo odorando non lo sappiamo dire. I cani invece sanno benissimo che cosa stanno odorando e nel momento in cui sentono l'odore della paura umana, la loro principale risposta è quella di attivare il sistema di attaccamento, quindi se si vanno a rifugiare in prossimità del loro conduttore si accelera il battito cardiaco. Quando invece sentono l'odore della felicità è come se
si aprissero al mondo e vanno maggiormente ad interagire con un estraneo, gli saltano addosso, gli fanno le feste. Sì, sì, ci sono studi dell'etologo Siniscalchi che ha verificato come il cane utilizzi le due narici in maniera differente se annusa cospecifici, quindi altri cani, o stia interagendo con le persone. Sì, il sistema olfattivo è un sistema ipsilaterale. Che cosa Sì, significa? Significa che dalla narice sinistra si va al cervello sinistro e dalla narice destra si va al cervello destro. Ecco, il cervello destro e sinistro contengono delle risposte diverse e hanno visto che i cani utilizzano prevalentemente una narice rispetto all'altra a seconda se loro sentono l'odore della felicità oppure della paura. sì, e tra l'altro l'olfatto è l'unico senso ipsilaterale perché tutti gli altri subiscono un po' il principio della decustazione, quindi la Esatto. controlateralità dell'emisfero con le fibre. Ok, Esatto, cioè il sistema visivo per esempio è sì, controlaterale, l'occhio destro arriva al cervello sinistro e viceversa. sì, e viceversa. Questi anche gli studi di Vallortigara sullo scodinzolio, ad esempio. Poi qui si apre una Sì, prateria. sono studi importantissimi sulla lateralizzazione e ancora oggi stanno studiando questi effetti della lateralizzazione. È anche molto importante comprenderli perché da questi studi noi abbiamo capito che ad esempio il movimento della coda dei cani durante lo scodinzolio ha significati diversi a seconda che l'apice della coda sia maggiormente proiettato sul lato destro del cane o sul Certo, lato sinistro del cane. Se l'apice della coda è più spostata sulla sinistra del cane, allora il cane è veramente, cioè non è tanto affiliativo, questo messaggio. Se invece l'apice della coda è più spostata sul lato destro dell'animale, quindi sul suo lato destro, allora è veramente uno scodinzolio di felicità. Quindi siamo sicuri che il cane in quel momento si sta facendo dei saluti, i greetings, i famosi saluti. certo. Questi studi hanno avuto un forte riverbero, anche a livello internazionale, se è stato citato innumerevoli volte. Diciamo che abbiamo raccolto una sfida importante perché per noi è facile studiare i segnali visivi e i segnali acustici, bene o male quello che vediamo noi vede anche il cane, quello che sentiamo noi sente anche il cane, magari lui va un po' negli ultrasuoni molto più di noi, però insomma noi riusciamo a registrare le cose. Il problema è quando utilizzi uno stimolo di cui io non ne ho assolutamente il controllo, la sfida diventa molto più importante, è molto più difficile ottenere un risultato, però quando rischi molto poi il risultato diciamo, è molto remunerativo ed infatti abbiamo avuto diverse gratificazioni da questo studio. Devo dire che recentemente sono usciti dei lavori sui cavalli in cui un gruppo di polacchi ha usato in tutto e per tutto il mio protocollo sperimentale che io ho usato con i cani e ha dimostrato che anche i cavalli reagiscono ai chemiosegnali emotivi umani. Beh, Certo. l'avevamo già pubblicato noi un lavoro, però loro hanno ripetuto praticamente il mio setting sperimentale. Wow. E E, fa piacere, insomma, certo, che una volta tanto in Italia, anziché seguire la ricerca, facciamo linea di tendenza, insomma. hai dettato un po' la strada, no? A noi tutti questi studi, tra le altre cose, che cosa ci dicono? Che il cane è perfettamente in grado e capace di vivere con noi, di comunicare con noi, di interagire sotto tantissimi aspetti. Quindi ancora una volta coercizione, comando, severità non hanno ragione di essere. Ormai penso che l'effetto relativo ad un istruttore innominabile americano, insomma, che professava il capobranco, sono io, insomma, penso che sia ampiamente superata, insomma, questa fase. Quello che dice è giusto, il cane comunica con noi e comunica molto bene, il problema siamo noi che non riusciamo spesso a comunicare bene con il cane e poi finiamo per attribuire la colpa al cane quando ci sono dei problemi, quando il cane non si integra bene nelle famiglie. Quasi sempre non si tratta di un disturbo comportamentale del cane, ma probabilmente di una cattiva comunicazione delle famiglie che ospitano il cane. Sì, perché sai, molto spesso il cane è un po' vittima di questi preconcetti, quindi
ho sempre trattato il cane in questo modo e va trattato in questo modo. Il rischio poi qual è? È che tu inibisci e vai ad annichilire la personalità di quel cane. Allora io mi chiedo come fai a stimare il tuo cane se alla fine lo livelli, lo racchiudi in un modo, insomma, in una gestione che è universale, che è tua, no? Per stimare il tuo cane dovresti conoscerlo, dovresti permettergli di esprimersi e quindi non andandolo a bloccare. Beh, personalmente credo che sia anche un fatto legato a livello culturale della persona. Ecco, questa è una cosa. Di persone che hanno un livello culturale più elevato sono più propense ad accettare nuovi sistemi di comunicazione, che poi non sono nuovi, i Certo, sistemi ottimali di comunicazione certo. con il cane. Altri restano legati a vecchi schemi, come dicevi tu, il cane è sporco, il cane va tenuto fuori, il cane non deve entrare in contatto. Sono purtroppo queste cose, insomma, sono presenti non solo in Italia, ma in No, diverse no, no, parti del infatti. mondo. Sì, 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 è un aspetto, insomma, molto, molto... Anzi, direi, guarda, direi che forse l'Italia è uno dei paesi che sta più avanti, dal punto di vista della comunicazione con il cane, quindi immaginano gli altri. E anche da un aspetto di vista della legislazione, dobbiamo dirlo, insomma. Abbiamo una legislazione anche molto avanzata, Sì. effettivamente. Biagio, tu hai collaborato, hai realizzato dei progetti anche con Rai Scuola. Ah Ti abbiamo sì, sì, potuto vedere... recentemente mi è capitato e mi hanno invitato come ospite fisso in una serie di puntate su Rai Scuola relative alla zoologia e naturalmente ho proposto delle tematiche etologiche che fossero vicine anche alla mia attività di ricerca. Alcune me le hanno date loro, altre le ho inserite io e appunto ho parlato della domesticazione, della comunicazione nel mondo animale con particolare riferimento ai cani, la comunicazione chimica. È stata una puntata proprio sui chemiosegnali, ecco, E in generale, non solo sul cane. e a proposito di dislocazione temporale, hai dei progetti futuri? Ho dei progetti futuri. Adesso quello che stiamo studiando è l'effetto del sesso, perché ci sono diverse diciamo, differenze tra le femmine e i maschi nei cani. Ormai ci sono diverse pubblicazioni In scientifiche. tutte le Io stesso specie? ho scritto, io stesso ho scritto una review su questo. Alcune cose le conosciamo abbastanza bene, ad esempio le femmine hanno una trainability migliore, no? Insomma sono più facilmente addestrabili rispetto ai maschi, probabilmente perché i maschi sono più distratti da odori quando nel momento in cui diventano adulti al territorio, pensano maggiormente alla riproduzione. Le femmine invece sono più attente, più legate al conduttore. Ecco, quello che stiamo studiando adesso sono le risposte dei due sessi ai chemiosegnali della felicità. E i primi dati ci stanno dicendo che le femmine rispondono meglio dei maschi ai segnali della felicità. Ah, però. Questo ha rilevanza ed è importante e spiegabile in termini anche del comportamento differenziale dei due sessi. I maschi sono maggiormente legati al territorio, quindi alla lotta e alla competizione tra di loro, non dico solo nei cani, no? In generale in natura, mentre le femmine sono legate all'accudimento della prole e ovviamente una maggiore risposta alla felicità ti predispone meglio verso gli altri componenti del gruppo che poi ti ripagano aiutandoti a portare avanti la prole. Mentre il maschio con una maggiore risposta alla felicità potrebbe fare altro che perdere la competizione con un altro maschio. E questa è una Quindi ricerca in diciamo una corso, no? spiegazione naturale questo. Speriamo che i dati siano confermati. Perfetto. E quindi poi tornerai e ci parlerai anche di questo. Io parlerò di questo, anzi la prossima parleremo più approfonditamente delle differenze tra maschi e femmine, perché poi è anche importante quando uno sceglie un Certo, cane. certo, certo. Oh, non solo sesso, razza e quant'altro, la componente più importante è quanto noi possiamo occuparci del cane in quel momento della nostra vita, da un punto di vista di risorse di tempo, di risorse economiche e quant'altro, insomma. Io non mi voglio sbilanciare perché ho delle preferenze naturalmente.
non voglio sbilanciarmi, ma i miei Certo. 2 cani casualmente sono femmine. Va bene. Grazie mille, Ciao, Biagio. grazie a te.